bello di questa chitarra è che appena la prendi in mano senti che hai uno strumento di livello superiore. Mi è arrivata in negozio ho questa bellissima Gibson Custom Shop da pulire e risettare. Ora andiamo nel banco del setup. Scrivetemi nei commenti se avete avuto occasione di provare le custom shop della Gibson, in special modo la 335, e che impressione vi ha dato. È nella sua classica colorazione Cherry Red, con il binding crema, intarsio in madreperla gold per dargli un tocco vintage, che rimane un po' più giallino rispetto alla madreperla normale. I blocchi, i classici suoi piccolini rettangolari, il capotasto è in nylon e non in osso, appunto perché deve essere fedele alla riedizione del 64, così come anche le sellette, sempre in nylon. Gli andremo ad effettuare una pulizia e un setup, quindi ricontrolleremo il manico, la calibratura del capotasto, l'intonazione e tutto quello che serve per tenerla nelle migliori condizioni. I tasti saranno da ripulire, così come la tastiera, dove si è accumulato il grasso e lo sporco in prossimità dei tasti. Questa è la cordiera in alluminio con finitura nickel, così come il ponte ABR1 a cui applicano una sorta di patina per renderla esteticamente più vintage, così come i pick-up e le meccaniche. In questo caso però vediamo anche della ruggine che è dovuta alla sudorazione del chitarrista. Il top è in acero, tre strati, acero, pioppo e acero, con una fiamma molto bella, molto aperta, e la tinta Cherry Red che ne esalta il disegno. Il binding color crema, stessa cosa anche per il fondo, con una fiamma identica a quella del top, con un stacco perfetto del tacco del manico in mogano. Pezzo unico con i classici due riporti per compensare la larghezza della paletta, le meccaniche con la scritta incisa che parte dalla curva della meccanica. Interessante è la colorazione del binding, che non è più crema ma un colore mischiato con il cherry del manico, che è un effetto che si viene a creare nel tempo con lo sfregamento della mano sul manico. Ora che è pulito si nota che il palissandro è davvero molto bello. In questo caso il binding è molto sottile, quindi anche il dente è piccolo, questo anche perché lo shape del manico è molto tondo e tende leggermente a rientrare, assottigliando la punta del dente stesso. I pick-up sono i custom Baker Alnico 3, sono privi della resina protettiva, offrono un suono caldo e dinamico, definito e ben articolato nei puliti. Come si può notare, all'interno abbiamo il blocco centrale in acero con le catene in abete che tendono ad assecondare la bombatura del top e del fondo. Rimuovo il battipenna per riuscire a pulire più agevolmente tutta la tavola.
Il chitarrista ha una sudorazione che tende a corrodere velocemente le corde, quindi l'opzione ideale è quella di utilizzare corde rivestite. In questo caso ha scelto le Elixir OptiWeb DC46. Gli avevo fatto notare che l'inclinazione della corda rispetto alla selletta era molto pronunciata, tant'è che la corda tocca anche nel bordo del ponte ABR, per cui un'opzione può essere o di alzare i perni dietro oppure è quella del wraparound, quindi teniamo salde le viti contro il body. Il contro di questa operazione è che la corda tende a marcare la cordiera lasciandone una riga incisa. Il chitarrista relica lo strumento non volontariamente ma perché la vuole suonare e la vuole sfruttare al 100%. Abbiamo delle scanalature dove alloggia perfettamente la rotella della corda e ci permette di effettuare il wraparound. Facendo girare la corda intorno alla cordiera abbiamo diminuito l'angolo rispetto alla selletta e c'è sufficiente spazio tra il bordo del ponte. Abbiamo i perni serrati perfettamente sul body. Anche le sellette in nylon contribuiscono notevolmente alla rotondità e cremosità del suono, senza compromettere nell'attacco o nel sustain. Il bello di questa chitarra è che appena la prendi in mano senti che hai uno strumento di livello superiore, anche se il manico è abbastanza spesso, è davvero molto comodo da suonare e si percepisce l'affidabilità e la prestazione dello strumento. Subito sensibile al tocco e comunque mantiene questo suono morbido, rotondo, vellutato e allo stesso tempo ha anche questo cantino pungente che gli dona un effetto acustico molto interessante. Grazie per aver seguito il video e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti come questo. Un saluto a tutti, ciao!